dio del Sutra del Loto. C'erano una volta due monaci giapponesi, Ogon e Renzo. La pratica di Ogon consisteva nella recitazione dell'Avatamsaka Sutra, mentre Renzo era un devoto del Sutra del Loto. Grazie al potere conferitogli dall'Avatamsaka Sutra, Ogon era regolarmente visitato da un dio che gli portava tutto il cibo di cui aveva bisogno. Spinto dalla carità e dall'orgoglio, Ogon chiese un giorno al dio di portargli da mangiare per due e invitò quindi a pranzo Renzo. Nonostante il consenso del dio il giorno stabilito, il dio con il cibo non si vide. Quando si fece sera però Renzo, stanco di aspettare, se ne tornò a casa. Non appena uscito dall'eremo, comparve il dio carico di vivande. Sulle prime si potrebbe pensare che Renzo non fosse sufficientemente virtuoso, ma ciò non corrisponderebbe alla verità. In realtà Renzo, grazie al potere del Sutra del Loto, era venuto accompagnato da così tante invisibili divinità protettrici che il povero dio dell'Avatamsaka Sutra, pensate, non era nemmeno riuscito ad entrare. Ogon, impressionato, smise di recitare l'Avatamsaka Sutra e divenne un fervente seguace del Sutra del Loto. Questa storia, contenuta nell'Oke Gengi, una raccolta di narrazioni miracolose riguardanti il Sutra del Loto, ci introduce all'importanza di quest'antico e mistico testo. La versione che conquistò l'Asia orientale fu quella eseguita da Kumarajiva e dalla sua squadra di traduttori nel 406 più o meno d.C. Le più antiche parti del testo, pensate ai capitoli 1 e 9 e il capitolo 17, è opinione comune che siano stati composti tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C. La maggior parte del testo è invece comparsa pressappoco verso la fine del II secolo. Una parte molto emozionante sono le numerose parabole contenute nel testo, che rappresentano per certi versi la chiave di comprensione di tutti quei profondi insegnamenti in esso contenuti. Per molti buddisti dell'Asia orientale il Sutra del Loto, pensate, rappresenta sin dai tempi più antichi il testo buddista più simile alla Bibbia, ossia un'opera rivelata, contenente la verità ultima, bastevole per il raggiungimento dell'illuminazione. Il Sutra del Loto, invocato da milioni di seguaci nel mondo, è anche considerato il re dei sutra o la più alta vetta degli insegnamenti buddisti, proclamato dal Buddha Shakyamuni alla fine della sua vita. Sono molte le scuole che fanno riferimento a questo mistico insegnamento. Oltre alla scuola Nichiren abbiamo la scuola Zen e soprattutto la scuola Tendai. Il Sutra del Loto ci propone un Buddha Shakyamuni differente dalla figura storica alla quale la maggior parte di scuole buddiste fa riferimento. Un Buddha che trascende lo spazio e il tempo e che dichiara di aver raggiunto l'illuminazione in un remoto passato, asserendo di aver fatto, pensate, diverse volte il suo avvento in epoche passate, proclamando una grande moltitudine di insegnamenti a seconda del periodo e delle capacità delle persone alle quali si rivolgeva. Un Buddha che dichiara di aver solo apparentemente lasciato il mondo, proclamando il suo nirvana alla morte, ma che in realtà è soltanto scomparso dalla vista degli uomini per fare in modo che essi maturino in sé il desiderio della suprema saggezza. I ricercatori qui possono trovare, all'interno della narrazione del Sutra del Loto, la ragione delle diverse dottrine o addirittura, pensate, religioni. Questo fa del Sutra del Loto un testo che trascende per certi versi la concezione tipica e conosciuta del buddismo. Ma entriamo più nei particolari parlando della suddivisione del Sutra del Loto, Shakyamuni e Onmu. Shakyamuni e Onmu sono due parole che indicano due sezioni, come dicevamo, del Sutra del Loto. Shakyamuni significa porta del riflesso e comprende il testo dal capitolo 1 fino al 14. Gli insegnamenti contenuti nello Shakyamuni
hanno l'uomo come punto di riferimento e parlano di fede e di sapienza. La prima parte del Sutra del Loto è predicata dal Buddha Gautama, l'incarnazione e l'emanazione plenaria del Buddha eterno Shakyamuni, rivelatosi, come sappiamo, nel 16° capitolo, la durata della vita del Buddha. Per quasi tutta la durata della predicazione del Buddha nella sezione Shakyamuni, gli interlocutori sono i suoi discepoli diretti. In questa sezione, nonostante si intuisca la vera entità del Buddha, questa non viene chiaramente enunciata. La parola Honmon, invece, significa porta dell'origine. La porta dell'origine comincia nel capitolo 15 e finisce con la conclusione del Sutra del Loto nel capitolo 28, o perlomeno nella versione di Kumarajiva. Mentre la porta del riflesso parla di sapienza e fede, la porta dell'origine ha come tema centrale la compassione e l'amore e contiene la rivelazione del Buddha sull'eternità della sua vita e della sua relazione con noi comuni mortali, che siamo, come ci indica lui, suoi figli fin dal tempo senza inizio. Attraverso la nostra azione come suoi figli, il Buddha si rende manifesto nel mondo, così come ha già fatto nella persona di Siddhartha Gautama e tutti i grandi maestri illuminati del passato, come ci conferma proclamando: in verità io non muoio mai e sono sempre qui accanto a voi a predicare il Dharma. L'insegnamento della porta dell'origine viene anche detto insegnamento Zuiji, ovvero in accordo con la mente del Buddha. L'insegnamento contenuto nello Shakyamuni viene invece definito insegnamento Zuitai, in accordo con la mente di chi ascolta. Questo è il significato. Nella porta dell'origine il Buddha rivela, in definitiva, il supremo Dharma, senza tenere conto delle capacità di comprensione delle persone che ascoltano, per il bene di tutti gli esseri viventi e principalmente per le generazioni, pensate, future, quindi quelle generazioni dopo la sua scomparsa dal mondo fenomenico. I capitoli essenziali del Sutra del Loto sono 8 e vanno dal 15° al 22°. Fra questi 8 i capitoli 15, 16 e 17 rivestono un'importanza capitale per la rivelazione. Parte del capitolo 17, del capitolo 18 e 19 e 20 sono inerenti invece alla pratica, mentre i capitoli 21 e 22 compongono la trasmissione del Sutra. Adesso vediamo l'insegnamento sublime del Sutra del Loto, ossia quali sono i punti cardine di questo meraviglioso insegnamento. E partiamo parlandone da un punto di vista buddista. Quindi da un punto di vista buddista l'insegnamento sublime del Sutra del Loto è: 1. Tutti gli esseri possono raggiungere l'illuminazione e solo questa è la grande meta a cui devono anelare i praticanti. 2. Il Buddha è eterno, è sempre esistito fin dal passato senza inizio ed è apparso varie volte in molte forme per guidare gli esseri viventi attraverso l'insegnamento del Buddha. 3. La pratica più appropriata per i discepoli del Buddha è la via del Bodhisattva. Ora vediamo ad analizzare questi 3 punti mettendoli sotto un'ottica non buddista, quindi da un punto di vista non buddista i 3 punti possono essere così interpretati. 1. Tutti possono conseguire la salvezza. 2. Dio è apparso in molte forme e con vari nomi per guidare gli uomini alla salvezza. 3. La pratica più appropriata per conseguire la salvezza è la via dell'amore per tutti gli esseri viventi, un amore però che non si limita al sentimento, ma si trasforma in azione. Il buddismo Hokke, quindi Hokke significa del Sutra del Loto,
Si differenzia dagli altri tipi di buddismo proprio per questi insegnamenti fondamentali che sconvolgono la concezione comune del buddismo, così come è comunemente conosciuta e considerato una filosofia incentrata sull'uomo e non una religione. Ciò che distingue una filosofia da una religione, fate bene attenzione, è la presenza di un oggetto di culto. L'oggetto di culto dei buddisti Hokke è il Buddha eterno del XVI capitolo, che in altre culture è chiamato Dio. Anche se non si può certamente, e qui bisogna fare molta attenzione, considerare il buddismo Hokke monoteismo. La differenza risiede, fra le altre cose, nell'assenza di distinzione fra creatore e creato. Grazie a tutti.